La bella parola di pace dei grandi uomini, parte 1. 1. Mahatma Gandhi: la pace non è l'assenza di guerra, ma la presenza della giustizia. La citazione di Gandhi si riferisce a due aspetti importanti della pace. In primo luogo, la pace non è semplicemente l'assenza di guerra. È anche la presenza della giustizia, il che significa che tutti hanno diritto a uguali diritti e trattamento. In secondo luogo, Gandhi sottolineò che la pace non può essere raggiunta con la violenza. Può essere raggiunto solo con la comprensione, la compassione e gli sforzi collettivi di tutti. La pace non è solo uno stato, ma anche un processo. Ha bisogno di essere nutrito e protetto da ogni individuo e comunità. Per raggiungere una vera pace, dobbiamo affrontare le cause profonde dei conflitti, tra cui l'ingiustizia, la disuguaglianza e l'ignoranza. 2. Martin Luther King Jr.: non possiamo raggiungere la pace con la violenza. La pace può essere raggiunta solo con la pace. La citazione di Martin Luther King Jr. afferma l'importanza dei metodi non violenti per raggiungere la pace. Ha sostenuto che la violenza porta solo ad altra violenza e non può risolvere il problema. Al contrario, dobbiamo utilizzare metodi pacifici come il dialogo, il negoziato e il compromesso per risolvere i conflitti e costruire la pace. I metodi non violenti si sono dimostrati efficaci in molte lotte per la pace e la giustizia nel mondo. Ad esempio, il Mahatma Gandhi usò metodi non violenti per portare l'India all'indipendenza dalla Gran Bretagna. 3. Nelson Mandela: la pace non è solo un fine, ma anche un mezzo. È l'unico mezzo per raggiungere l'obiettivo della giustizia. La citazione di Nelson Mandela sottolinea il ruolo della pace nel raggiungimento della giustizia. Ha sostenuto che la pace non è solo un obiettivo, ma anche un mezzo per raggiungere l'obiettivo della giustizia. Quando abbiamo la pace, possiamo concentrarci sull'affrontare l'ingiustizia e costruire una società giusta per tutti. La giustizia è un importante fondamento della pace. Quando le persone sono trattate in modo equo, è meno probabile che ricorrano alla violenza per raggiungere i loro obiettivi. 4. Albert Einstein: la guerra non risolve nulla. Crea solo nuovi problemi. La citazione di Albert Einstein è un campanello d'allarme sulle conseguenze devastanti della guerra. Sosteneva che la guerra non era mai la soluzione a nessun problema. Porta solo alla perdita, alla sofferenza e all'odio, e crea problemi nuovi e ancora più complessi. La guerra può avere gravi conseguenze per le persone e per l'ambiente. Può portare alla morte, alla distruzione, allo spostamento delle popolazioni e all'inquinamento ambientale. 5. Eleanor Roosevelt: la pace inizia con un sorriso. La citazione di Eleanor Roosevelt dimostra che la pace può iniziare con piccole azioni, semplici come un sorriso. Sorridere può aiutare ad abbattere le barriere, costruire la buona volontà e connettere le persone tra loro. Quando ci trattiamo l'un l'altro con compassione e rispetto, contribuiamo a costruire un mondo pacifico. Un sorriso è un'espressione di cordialità e buona volontà. Può aiutare a disinnescare lo stress e creare un'atmosfera positiva. 6. Dalai Lama: la vera felicità viene da dentro. Viene dalla pace interiore e dalla compassione. Il Dalai Lama dice che la vera felicità non viene dall'esterno, ma dall'interno. Viene dalla pace interiore e dalla compassione. Quando abbiamo una mente pacifica e sappiamo come amare e condividere con gli altri, proveremo la vera felicità. La felicità è uno stato mentale. Non dipende dalle condizioni esterne, ma da come vediamo la vita. 7. Madre Teresa: la pace inizia con la preghiera. Quando preghiamo per la pace, preghiamo per un cambiamento nei cuori delle persone. La citazione di Madre Teresa mostra l'importanza della preghiera nella costruzione della pace. La preghiera ci aiuta a connetterci con noi stessi, con gli altri e con una forza superiore. Quando preghiamo per la pace, preghiamo per un cambiamento nel cuore delle persone, in modo che le persone possano amarsi e perdonarsi di più. La preghiera può aiutarci a coltivare la gentilezza e la pace mentale. Può anche aiutarci a connetterci con gli altri e creare un mondo migliore. 8. Lev Tolstoi: la felicità è il senso e lo scopo della vita, l'intera ambizione dell'uomo. La citazione di Lev Tolstoi afferma che la felicità è lo scopo ultimo della vita.
Gli esseri umani sono sempre orientati verso la felicità e questa è la ragione di tutte le nostre azioni. Quando raggiungiamo la felicità, ci sentiremo realizzati e soddisfatti della vita. La felicità è uno stato emotivo che gli esseri umani hanno sempre desiderato. È la sensazione di gioia, appagamento e soddisfazione per la vita. 9. Confucio, scegli il lavoro che ami, non dovrai lavorare un giorno in vita tua. La citazione di Confucio mostra l'importanza di trovare gioia nel lavoro. Quando facciamo ciò che amiamo, ci sentiamo eccitati e non ci sentiamo come se stessimo lavorando. Questo ci aiuta a raggiungere un'elevata efficienza sul lavoro e contribuisce anche alla nostra felicità. Fare ciò che amiamo ci aiuta a sentirci fedeli a noi stessi e a raggiungere il nostro potenziale. 10. Il Confucio, il nostro atteggiamento determina la nostra vita. La citazione di Confucio mostra l'importanza dell'atteggiamento nella vita. L'atteggiamento positivo ci aiuta a superare tutte le difficoltà e le sfide, a raggiungere il successo e la felicità. Al contrario, gli atteggiamenti negativi ci rendono facile soccombere alle difficoltà e non riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. L'atteggiamento è il modo in cui vediamo e reagiamo alle cose che ci circondano. Può influenzare i nostri pensieri, sentimenti e comportamenti. Conclusioni generali. La citazione di cui sopra sostiene il valore della pace e della felicità. La pace è considerata il desiderio di tutti, una condizione necessaria per la felicità. La felicità è considerata l'obiettivo finale della vita, uno stato di pienezza in cui le persone raggiungono la pace interiore e la compassione. Per raggiungere la pace e la felicità, abbiamo bisogno di 1. Sforzatevi di coltivare la gentilezza e la comprensione gli uni per gli altri. 2. Affronta le cause profonde dei conflitti, tra cui l'ingiustizia, la disuguaglianza e l'ignoranza. 3. Usa metodi pacifici per risolvere i conflitti. 4. Coltiva la gioia nel lavoro e nella vita. 5. Avere un atteggiamento positivo e ottimista. La pace e la felicità sono valori nobili a cui le persone mirano sempre. Uniamo le nostre forze per costruire un mondo di pace e felicità per tutti.